Trump ha appena lanciato il suo nuovo quadro legislativo nazionale sull'intelligenza artificiale e il messaggio è chiarissimo. Sugli AI systems gli Stati Uniti non vogliono solo competere, vogliono dominare. La Casa Bianca ha pubblicato le raccomandazioni legislative del nuovo National Policy Framework for Artificial Intelligence, cioè una proposta politica molto netta su come Washington vorrebbe che il Congresso impostasse le future regole sull'AI. E la linea è chiara: meno frammentazione, meno vincoli inutili, più velocità, più infrastrutture e una sola priorità strategica: fare in modo che l'America resti davanti nella corsa globale all'intelligenza artificiale. Ma attenzione, questo non è un semplice documento tecnico, è una scelta politica enorme, perché dentro questo testo c'è una visione precisa del rapporto tra innovazione, diritti, libertà di parola, copyright, sicurezza nazionale e potere federale. Quindi la domanda vera è questa: Trump sta costruendo una strategia intelligente per vincere la corsa alle AI? Oppure sta aprendo un Far West tecnologico? Vediamolo insieme. Per capire il senso di questo documento bisogna partire da un punto: non nasce dal nulla. Fin dai primi atti dell'amministrazione Trump la linea era già visibile. L'intelligenza artificiale viene trattata come una questione di leadership nazionale e quindi come un settore da spingere, non da rallentare con un eccesso di burocrazia. Con questo nuovo framework del marzo 2026, però, la Casa Bianca fa un passo ulteriore. Non si limita più a dire in astratto che bisogna favorire l'innovazione. Mette nero su bianco una vera agenda legislativa, cioè indica al Congresso quali regole dovrebbe approvare e soprattutto quali errori dovrebbe evitare. Il messaggio di fondo è molto semplice: l'IA è troppo importante per essere soffocata da un mosaico di regole diverse, lente o troppo pesanti. E questo vale sia rispetto ai singoli stati americani, sia rispetto alla competizione globale con la Cina. Il framework è ampio, ma il suo cuore politico si capisce bene se lo dividiamo in alcuni pilastri essenziali. Il primo pilastro è la regola federale unica. Questo è probabilmente il punto più importante di tutto il documento. La Casa Bianca chiede al Congresso di evitare che si formino 50 discipline diverse dell'IA nei singoli stati. L'idea è molto chiara: un patchwork normativo statale renderebbe più difficile innovare, investire e scalare prodotti su base nazionale. In altre parole, Trump vuole una cornice federale minima e poco gravosa, che impedisca agli stati di imporre vincoli ritenuti eccessivi allo sviluppo dell'IA. Qui entra in gioco il tema della preemption, cioè della prevalenza della regola federale su molte leggi statali. Il secondo pilastro è la protezione dei minori e il rafforzamento del ruolo dei genitori. Il documento insiste molto su questo punto. La Casa Bianca chiede strumenti robusti per consentire ai genitori di gestire privacy, contenuti, tempi di esposizione e controlli sugli account dei figli. In più, propone requisiti di verifica dell'età che siano ragionevoli dal punto di vista commerciale e rispettosi della privacy, ad esempio con forme di attestazione parentale, e chiede misure specifiche per ridurre i rischi di sfruttamento sessuale e autolesionismo dei minori. Il terzo pilastro riguarda energia, infrastrutture e comunità. Qui il punto è molto concreto: l'intelligenza artificiale richiede data center e i data center richiedono enormi quantità di energia. Il framework chiede che i cittadini non paghino in bolletta il costo della nuova corsa ai data center, ma allo stesso tempo chiede di semplificare i permessi federali per accelerare la costruzione di infrastrutture AI e di capacità energetica on-site o behind the meter. A questo si aggiungono misure contro le frodi abilitate dall'intelligenza artificiale, soprattutto quelle che colpiscono soggetti vulnerabili come gli anziani, e un rafforzamento della capacità tecnica delle agenzie di sicurezza nazionale nel comprendere i modelli di frontiera. Il quarto pilastro è il copyright. Qui la posizione è molto interessante. L'amministrazione afferma di ritenere che l'addestramento dei modelli su materiale protetto da copyright non violi di per sé il diritto d'autore. Però riconosce che esistono argomentazioni opposte e, proprio per questo, non chiede al Congresso di chiudere subito la questione. Preferisce lasciare che siano i tribunali a decidere, soprattutto sul terreno del fair use. Allo stesso tempo apre alla possibilità di framework di licenza o sistemi collettivi di negoziazione dei compensi e considera anche una tutela federale contro l'uso non autorizzato di repliche digitali di voce, immagine o altri attributi identificativi. Il quinto pilastro è la libertà di parola. Il documento dice una cosa molto netta: il governo federale non dovrebbe poter usare il tema dell'intelligenza artificiale per costringere i provider tecnologici a limitare o alterare contenuti sulla base di agende partitiche o ideologiche.
e propone anche mezzi di tutela per i cittadini contro eventuali tentativi federali di censura o manipolazione delle informazioni offerte da piattaforme AI. Il sesto pilastro è l'innovazione. La Casa Bianca vuole sandbox regolamentari, dataset federali accessibili in formato AI ready e, soprattutto, rifiuta l'idea di creare una nuova grande autorità federale generale sull'intelligenza artificiale. Propone invece di usare gli organismi già esistenti, settore per settore, e lasciare molto spazio agli standard guidati dall'industria. Questo è uno dei segnali più forti dell'approccio light touch del documento. Il settimo pilastro è la forza lavoro. Questa parte viene spesso trascurata, ma nel documento c'è. Il framework chiede di integrare l'intelligenza artificiale nei programmi educativi e di formazione professionale, di studiarne meglio l'impatto sulla riallocazione delle attività lavorative e di rafforzare le capacità delle istituzioni tecniche nel supportare progetti, assistenza e programmi per i giovani. A questo punto viene il confronto più interessante, quello con l'Europa. Qui bisogna stare attenti a non banalizzare. Non si tratta semplicemente di dire che gli Stati Uniti sono più liberi e l'Europa più rigida. La differenza è più profonda, riguarda il punto di partenza politico. L'Unione Europea, con l'AI Act, parte dall'idea che l'intelligenza artificiale debba essere classificata in base al rischio e che, soprattutto nei casi più sensibili, servano obblighi, controlli, trasparenza e garanzie prima dell'immissione sul mercato o dell'uso concreto. L'approccio americano che emerge da questo framework è diverso. Non è costruito attorno a una logica generale di classificazione del rischio come quella europea. È costruito attorno a una logica di competitività nazionale, di prevenzione della frammentazione normativa e di rimozione degli ostacoli all'innovazione. In sintesi, l'Europa tende a dire: prima fissiamo i paletti, poi innoviamo dentro quei limiti. Il framework Trump tende invece a dire: prima mettiamo il sistema in condizione di correre, poi interveniamo in modo selettivo dove riteniamo che il rischio sia davvero prioritario o politicamente sensibile. Ed è qui che il contrasto diventa fortissimo. Capito questo, si vede bene anche perché il piano venga accolto con favore da molti. Il primo motivo è la velocità. In un settore che cambia ogni pochi mesi, un eccesso di regolazione preventiva può essere visto come un freno diretto alla capacità di innovare più in fretta dei concorrenti, inclusa la Cina. Il secondo è la semplicità. Per start-up, investitori e aziende tecnologiche, una sola cornice federale è molto più gestibile di un mosaico di leggi statali divergenti. Il terzo è la visione strategica. Questo documento non tratta l'IA come una questione marginale o solo tecnica, ma come un tema di infrastruttura, energia, sicurezza, produzione normativa e primato geopolitico. E per molti questo è un pregio. Il quarto è che il framework non ignora del tutto i rischi. Sceglie però di concentrarsi su quelli che considera più urgenti o più politicamente rilevanti, come minori, frodi, free speech e costi energetici. Ma c'è ovviamente anche chi critica questo piano americano. La prima critica è il rischio di un vero e proprio Far West regolatorio. Se la logica è non soffocare l'innovazione, il pericolo è che si finisca per costruire troppo poco sul piano della responsabilità, dell'auditing, della trasparenza e dei rimedi per i danni causati dall'intelligenza artificiale. La seconda critica riguarda la privacy. Proprio le misure di age assurance, pensate per proteggere i minori, potrebbero richiedere più identificazione, più raccolta di dati e più controlli, con effetti potenzialmente controintuitivi sulla tutela della riservatezza. La terza riguarda il copyright. Lasciare il nodo del training ai tribunali può sembrare pragmatico, ma significa anche accettare anni di contenzioso, incertezza e conflitto tra aziende, artisti, editori e creatori. La quarta critica è più generale. Per molti osservatori questo framework protegge soprattutto la capacità delle imprese di innovare, ma lascia troppo in ombra la costruzione di garanzie robuste per cittadini, lavoratori, consumatori e autori. Ed è qui che, secondo me, si capisce il punto più profondo del documento. Questo framework non ci dice solo come gli Stati Uniti vogliono regolare l'intelligenza artificiale, ci dice soprattutto chi deve avere il potere di farlo, con quali priorità e per raggiungere quale obiettivo strategico. L'obiettivo è chiarissimo: evitare la frammentazione, mantenere il controllo federale sulle regole essenziali, accelerare infrastrutture e innovazione e impedire che la corsa americana all'intelligenza artificiale venga rallentata da vincoli considerati eccessivi. In questo senso, il framework Trump non è un AI Act americano. È qualcosa di diverso. È molto più vicino a una combinazione di industrial policy, federal preemption, free speech politics e competizione geopolitica. In sintesi, gli Stati Uniti hanno scelto una linea molto chiara: spingere sull'acceleratore dell'innovazione, costruire una cornice federale più leggera
e cercare di mantenere la leadership nella corsa globale all'intelligenza artificiale. La domanda però resta apertissima. Questa strategia renderà davvero l'America più forte? Oppure il prezzo da pagare in termini di privacy, copyright e responsabilità sarà troppo alto? E qui il confronto con l'Europa diventa fondamentale. Meglio più regole prima per contenere i rischi? Oppure meglio più libertà di innovazione, intervenendo solo dove serve davvero? Iscriviti al canale e scrivimelo nei commenti. Tu da che parte stai? Meglio l'approccio europeo o quello americano?